Ma avete visto che giorno è? Ormai è Pasqua! O quasi! Però quello che è certo è che le persone come noi devono assolutamente velocizzare se devono andare a creare varie cose per Pasqua. E questa volta vi insegno come creare un coniglietto pasquale un po' particolare. Mi trovo qui su Cricut Design Space per andare a progettare la Bunny Box. Vi faccio vedere le basi di progettazione e poi andrò a utilizzare un progetto che ho realizzato in precedenza con un altro programma. Se volessimo comunque crearlo direttamente qua su Cricut Design Space, dovremmo andare a far clic qua sul pulsante forme e andiamo a scegliere un'ellisse. Ora mettiamolo di un altro colore in modo che possiate vederlo meglio. Vado a sbloccare le proporzioni qua e metto una dimensione di circa 13,8 cm per 19,3. Ed ecco qua, in questo modo io ho formato, o per meglio dire ho preparato la base per il mio uovo. Chiaramente non si tratta di una scatola tradizionale, quindi essendo che le superfici qua sono completamente curve non posso andare ad aggiungere le alette direttamente, ma bisogna andare a far clic qua sul pulsante forme, vado a scegliere un quadrato, sblocco come al solito le proporzioni per trasformarlo in rettangolo e a questo punto cambio anche il colore e vado a mettere una dimensione di circa allora di larghezza mettiamo circa 7,7, mentre di altezza dobbiamo mettere 53 cm. Questo è importante perché la nostra striscia ci permetterà di avvolgere completamente qua diciamo i margini esterni dell'uovo, diciamo comunque della nostra scatola fatta a uovo. Ora, affinché noi possiamo attaccare questo rettangolo qui, dobbiamo andare ad aggiungere dei trapezi, quindi andiamo a far clic qua sul pulsante forme, aggiungiamo un trapezio, lo ruotiamo in questo modo qui e andiamo a mettere una dimensione di circa 3 cm di larghezza. Allora, prima di tutto sblocchiamo le proporzioni per un centimetro o poco meno di altezza. Quindi in pratica ingrandiamo ancora un po', questo è il rettangolo che abbiamo ottenuto, il trapezio che abbiamo ottenuto. Vado di nuovo a colorarlo, quindi lo mettiamo di colore giallo, lo dobbiamo poi ovviamente allineare qua al margine superiore e andiamo a duplicarlo. Duplichiamo e facciamo la stessa cosa, quindi dobbiamo andarlo a inserire qua, bisogna essere precisissimi. Adesso vi faccio vedere diciamo le basi, ma bisogna veramente essere precisissimi e così dobbiamo continuare e andarlo a mettere fino in fondo. Quindi dobbiamo ricoprire completamente il margine esterno di questo rettangolo solo da una parte e ricoprirlo appunto completamente di trapezio. Queste, come vi dicevo, sono le alette poi di congiunzione che andremo a collegare sul nostro ellisse, quindi alla base diciamo del nostro uovo. Ora, una volta che abbiamo terminato di metterli, chiaramente qua ne abbiamo ancora un po', comunque dobbiamo andare poi a metterli anche nella parte alta, quindi anche nel lato superiore del nostro rettangolo. Quindi finiamo adesso di andare a mettere questi trapezi e poi posizioniamo l'ultimo nella parte superiore. Ora, una volta inseriti bene tutti, dobbiamo, come vi dicevo, andare a mettere un altro trapezio qui, quindi andiamo di nuovo a far clic qua sul pulsante forme, scegliamo sempre il trapezio, questa volta lo dobbiamo mettere nella parte superiore. Quindi sblocchiamo di nuovo le proporzioni, dobbiamo metterlo esattamente della stessa larghezza del nostro rettangolo che era 7,7, quindi mettiamo 7,7 e qua sempre 1 oppure poco più, vedete voi, comunque diciamo che indicativamente queste sono le misure.
ripeto, bisogna essere precisissimi, dovete metterlo ben centrato e qua dovete fare in modo che si sovrapponga leggermente, ma non tantissimo, al rettangolo. Una volta che abbiamo fatto una cosa di questo genere, dobbiamo andare a ridurre il più possibile l'area di progettazione e facciamo così in modo da poterlo selezionare tutto. Poi facciamo combina fondi. Una volta fuso tutto insieme, andiamo a ingrandire qua. Una volta fuso tutto insieme, dobbiamo andare a inserire la linea di cordonatura, quindi andiamo a fare sempre clic qua sul pulsante forme, io vado a selezionare questa linea di cordonatura e vado a posizionarla qui dove c'era, diciamo, inizialmente il taglio dei miei trapezzi. Quindi andiamo a allungarla fino alla fine, la facciamo di circa 53 cm, un po' più di 53 cm in realtà, ed ecco che siamo andati ad aggiungere anche la linea di cordonatura. A questo punto dobbiamo selezionare tutto e poi fare aggrega. Ovviamente dovremmo mettere anche la linea di cordonatura qui, quindi vi faccio vedere semplicemente come si fa. Facciamo clic qua sul pulsante sempre forme, sempre la linea di cordonatura, e andiamo a ruotarla in questo modo, ecco, 90 gradi, e posizioniamola qui. Quindi facciamo di nuovo la stessa cosa che abbiamo fatto prima, aggrega. Ora abbiamo in pratica a disposizione il nostro ellisse con la striscia che servirà per andare a creare il coperchio. Possiamo poi fare la base leggermente più piccola, quindi più piccola di qualche millimetro, ma dobbiamo fare esattamente la stessa procedura, quindi non ve la faccio vedere di nuovo per non allungarvi eccessivamente il tutorial. Vi faccio vedere però come fare il bordo esterno, perché in realtà noi andremo a mettere un foglio di acetato. Quindi vado a selezionare questo ellisse, vado a far clic qua sul pulsante offset e non metto un offset esterno. Vedete che se lo metto esterno mi mette il bordo fuori dal mio ellisse, ma io lo devo mettere dentro perché devo andare appunto a ricavare un bordino. Quindi faccio una cosa di questo genere, faccio conferma, poi seleziono entrambi. Vedete che qua nel pannello livelli è selezionato sia l'offset che l'ellisse e faccio scomponi. Allora, se faccio scomponi io ottengo questo e lo vado a mettere da parte, questo interno lo cancello e ho ottenuto il mio bordo che servirà appunto da mettere nel coperchio della scatola. Se voglio fare una scatola trasparente, ovviamente, se voglio farla trasparente, questo posso mettere di colore azzurro che diventerà il mio foglio di acetato e lo vado a ingrandire leggermente in modo che si sovrapponga un pochino ai bordi. Quindi faccio una cosa di questo genere, poi faccio gli sponi in secondo piano. Questo più o meno sarà il risultato che ottengo. Ora duplichiamo nuovamente questo e andiamo a farlo di una dimensione di circa 13,3, quindi un pochino più piccolo ovviamente perché andremo a inserirlo all'interno della scatola, per 18,7. Queste sono misure indicative ovviamente, comunque più o meno queste sono le dimensioni. Quindi questo diventerà l'interno, mettiamolo di colore giallo, diventerà l'interno, cioè andremo a posizionarlo qua. Vedete che è un pochino più piccolo rispetto al coperchio. Se voglio andare a mettere degli ovetti, vado ad aggiungere di nuovo un ellisse, lo ruoto così, mettiamolo per esempio di colore bianco, e vado a ridimensionarlo. Chiaramente andrò a mettere della dimensione dell'ovetto che ho, o degli ovetti che ho a disposizione, quindi vado a posizionarli qua. Adesso io ne metto solo così alcuni, giusto per farvi vedere come si progetta. Ecco qua. Una volta che li ho inseriti vado a selezionare tutto, faccio combina e poi sottrai. Vi ricordo che facendo sottrai vedete che questi io li posso andare a cambiare in qualsiasi momento, quindi vi conviene usare sottrai in questo caso al posto che scomponi. Ora diciamo che indicativamente queste sono le basi di progettazione, quindi questo praticamente è l'esterno. Dobbiamo fare l'interno uguale identico, ma per l'interno intendo
diciamo la base della scatola. Ecco, questo è il coperchio, facciamo la base della scatola, mentre questo è proprio l'interno invece, dove andremo a mettere gli ovetti, dove andremo a posizionare gli ovetti. Ora, queste sono le basi. Io vado ad aprire un file, quindi andiamo a fare, ve lo faccio vedere in una nuova finestra. Facciamo file, nuova finestra, attendiamo solo un attimo che si apra. Ecco qua, si sta aprendo. A questo punto io faccio un nuovo progetto, vado quindi a far clic sul pulsante carica e vado a selezionare il file che mi occorre, che è questo. Questo file è stato progettato, come vi ho detto, con un programma completamente diverso, quindi con un programma di illustrazione vettoriale. Potete usare Illustrator, Affinity Designer oppure anche Affinity Photo, perché anche Affinity Photo ha comunque tutti gli elementi per progettare. Come potete notare, si possono progettare con maggior precisione i trapezi, andando a modificare l'angolo del trapezio così come vogliamo noi, mentre chiaramente su Cricut Design Space questo non è possibile farlo. Ora, su questo file abbiamo anche qua tutti i vari pezzi del coniglietto. Ovviamente adesso vi faccio vedere anche come prenderli nel caso voleste progettare da zero nell'archivio immagini Cricut Design Space. Quello che voglio farvi vedere è che se volete prendere questo file, dovete andare a tra virgolette apportare alcune modifiche. Cioè, la prima cosa che dovete fare è far clic qua sul pulsante separa e poi andate a selezionare, vedete, le singole strisce, diciamo così, che sono quelle che servono, come vi dicevo prima, per unire i bordini, quindi il coperchio e l'interno. Ora, per fare una cosa di questo genere andiamo a selezionare ora le linee di cordonatura. Vedete che sono in un gruppo a parte, fate operazioni, cordonatura. Una volta trasformate in linee di cordonatura fate semplicemente così per selezionare tutto e fate aggrega, e dovete eseguire la stessa operazione ovviamente con tutti gli elementi. Quindi andiamo a selezionare linee di cordonatura qua, facciamo cordonatura, aggrega. Andate a farlo ovviamente anche con quest'altra parte qua sotto, quindi selezionate il gruppo cordonatura, operazioni, cordonatura e poi andiamo a fare aggrega. Nel caso in cui, allora, prima di tutto vi faccio vedere che qua su questo file potete trovare sia la versione per gli ovetti, sono ovetti di quelli medi, diciamo, sia quelli per i Ferrero Rocher. Ma se voi voleste fare dei cioccolatini completamente diversi, potete ugualmente utilizzare questa base, quindi andate a selezionare per esempio questo, fate clic sul pulsante sagoma, fate clic sul pulsante nascondi tutte le sagome e lasciate solo questo, poi fate clic qua e vedete che adesso l'uovo è, diciamo, intero senza fori. Poi andate a far clic qua sul pulsante forme e fate semplicemente quello che abbiamo fatto prima. Potete mettere delle uova di dimensioni diverse, quindi tanti ovetti di dimensioni diverse, oppure al centro un uovo più grande. Potete mettere anche un uovo Kinder per esempio al centro, appunto un uovo che è stato fatto in pasticceria, insomma quello scegliete voi. E eseguite sempre la stessa procedura, quindi selezionate questo, selezionate la base dell'uovo e fate scomponi. Poi chiaramente dopo aver fatto scomponi dovete andare a cancellare queste parti. Quindi come potete notare con questo file potete fare qualsiasi cosa, il file è pronto per il taglio. L'unica cosa che vi faccio vedere è questa: se volete appunto andare a creare da zero come vi ho insegnato poco fa, dovete andare a far clic qua sul pulsante immagini e scrivete per esempio Bunny. Allora chiaramente ci sono migliaia di risultati se andiamo a scrivere coniglio qua in area di progettazione, però ci sono, vedete, anche delle singole parti che potete andare a utilizzare, quindi potete cercarle anche in diversi modi. Mettiamo per esempio zampe, attendiamo solo un attimo, ecco qua. Ecco, vedete che qua troviamo comunque delle zampine di coniglio. Insomma, potete andare a prendere tutte queste varie parti che sono già presenti su Cricut Design Space e fare il progetto così come ve l'ho spiegato. A questo punto dobbiamo andare a far clic sul pulsante crea per vedere se abbiamo fatto tutto correttamente.
mettiamo sul tappetino, facciamo conferma ed ecco qua. Allora, qua sopra abbiamo tutte le zampine, le varie parti del coniglietto, qua abbiamo il cerchio, diciamo la base, ecco, del nostro coperchio. Qua abbiamo l'altra striscia, vedete che comunque sono suddivise per colore in modo che sappiate qual è uno, qual è l'altro. Questo invece è quello per il foglio di acetato. Queste sono le parti interne, chiaramente andrete a tagliare o una o l'altra a seconda dei cioccolatini che avete scelto, e queste invece sono le altre parti del coniglietto. Potete tagliarli con un cartoncino intorno ai 250-270 grammi. Allora, le parti del coniglio vi consiglio una grammatura superiore, le altre attenzione, perché poi curvare le alette di un cartoncino eccessivamente spesso potrebbe diventare molto complicato. Quindi andiamo a eseguire il taglio. Ovviamente in questo caso dovrete collegare la macchina. Io vado a collegare questa macchina e come vi dicevo, se utilizzate un cartoncino più spesso, specialmente per le parti del coniglio, andate a mettere in posizione heavy cardstock, altrimenti potete utilizzare l'impostazione medium cardstock. Andiamo a vedere adesso come assemblare il tutto. Eccole qua, queste sono le parti che sono andate a tagliare con la mia maker. Queste sono le cornici diciamo del coperchio. Queste sono quelli per i cioccolatini che andrò a utilizzare. Questa è la base interna. Qua abbiamo a disposizione tutte le varie parti del coniglio, quindi sia quelle rosa che quelle bianche, mentre qua abbiamo le strisce, vedete che sono molto lunghe, le 3 strisce che ci servono per assemblare il tutto. Quindi da cosa partiamo? Ovviamente dobbiamo partire proprio dall'assemblaggio del nostro coperchio e della base, oppure eventualmente potete partire anche dall'interno, ma vi consiglio di iniziare dal coperchio. Ora, la prima cosa a cui dobbiamo fare attenzione sono proprio queste strisce. Come potete notare, ce n'è una più stretta e 2 della stessa larghezza. Per andare a montare il coperchio dobbiamo usare una delle 2 appunto della stessa larghezza, ma se le mettete vicino noterete che una delle 2 è di poco più lunga, quindi quella più lunga è quella che va attaccata al coperchio, quindi diciamo a questa cornicetta. Una volta identificata appunto quella più lunga, dobbiamo andare a fare le pieghe qua in corrispondenza delle linee di cordonatura, quindi andiamo a piegare tutte le alette. Quindi prendiamo la cornicetta e prendiamo la striscia che abbiamo appena piegato, quindi il risultato che dovete ottenere è praticamente questo, con tutte le alette piegate. Ora, con un po' di pazienza dobbiamo andare a incollare queste alette, quindi fatene un pezzettino per volta, mi raccomando, se no non riuscite a fare un lavoro perfetto. Dobbiamo andare a incollare queste alette qui tutte intorno alla cornicetta. La chiusura vi consiglio di metterla qui, quindi nel bordo inferiore, poi scegliete voi. Potete andare a utilizzare della colla stick per incollare, ma della colla stick di buona qualità, non comprate le sottomarche, perché normalmente le sottomarche non incollano magari per 10 minuti, ecco, poi si staccano, specialmente se dovete consegnare qualcosa al cliente. Ora, come vi dicevo, iniziamo, quindi andiamo a incollare. Potete mettere o la colla direttamente qui sulle alette oppure andarla a mettere sulla cornicetta. Quindi incolliamo, e un pezzettino per volta andiamo poi a chiudere il tutto. Una volta incollato, il risultato che dovete ottenere, ve lo faccio vedere un pochino più da vicino, è questo. È fondamentale che anche nella parte di sotto sia lo vedete più che altro dalla parte di sotto se lo avete incollato bene. Se non è stato incollato bene, ovviamente si vedono diciamo delle parti qua ai lati che fuoriescono e non devono, ovviamente. Ora l'ultimo step è questo, cioè quindi incolliamo l'ultima aletta qua per agganciarlo in questo modo qui, così. Quindi mettiamo sempre la colla stick qui.
Una volta chiuso, questo è il risultato che otteniamo. Dobbiamo a questo punto prendere il foglio di acetato. Io utilizzo questo qui decorato, che vedete che è un po' olografico, ed è quello di Cricut. Dobbiamo semplicemente andarlo a incollare qui all'interno. Come sempre potete utilizzare la colla stick, ma con l'acetato sì, diciamo che questa colla tiene abbastanza anche sull'acetato. In alternativa potete andare a usare questo tipo di colla, che si tratta di una colla acetovinilica. Quindi andiamo, incolliamo l'acetato e poi vediamo come procedere con il resto. Dopo aver incollato l'acetato, questo è il nostro uovo che abbiamo ottenuto. Però a questo punto dobbiamo andare a decorarlo con le varie orecchiette del coniglio. Prima andiamo a incollare quindi le orecchie, cioè le varie parti delle orecchie tra di loro, quindi parte bianca più parte rosa, sempre utilizzando colla stick, e poi andiamo a incollarle qua sopra. Una volta preparate, diciamo, le nostre orecchie, dobbiamo incollarle, come vi dicevo, nella parte in alto qua sopra. Quindi mettiamo come sempre un pochino di colla stick nel retro e andiamo a fare una cosa di questo genere. Quindi incolliamole così. Prima incolliamo un orecchio e poi andiamo a incollare l'altro. Ora andiamo a incollare anche l'altra cornicetta, in questo modo, sempre utilizzando la colla stick. Guardate quanto sta venendo carino. A questo punto prendiamo anche le zampine, quindi mettiamo come sempre il colore rosa al di sotto delle zampine e andiamo a incollarlo. Ora incolliamo le zampine qui, più o meno in questo modo, e andiamo a incollare anche le manine qua, così. Guardate qua quanto è carino questo coperchio. A questo punto mettiamolo un attimo da parte e occupiamoci dell'interno della scatolina e anche diciamo della base. Per fare la base della nostra scatolina dobbiamo andare a prendere sempre la striscia più larga, quella che è leggermente più corta del coperchio, e di nuovo andiamo a piegare in corrispondenza delle linee di cordonatura. Ora prendiamo questo, che è la parte chiusa, diciamo così, e andiamo a incollarlo esattamente come abbiamo fatto prima. Quindi avvolgiamo qua e con un po' di pazienza andiamo a incollare pezzettino per pezzettino. Ed eccola qua, questa è la base, quindi diciamo che questo è il fondo, e a questo punto dobbiamo fare solo più l'ultima parte. Quindi come sempre andiamo a piegare in corrispondenza delle linee di cordonatura e andiamo a attaccare tutto qua intorno. Ora andiamo a inserirla qui all'interno in questo modo. Ecco qua, guardate che carina che è venuta. A questo punto andiamo a prendere i nostri cioccolatini e andiamo a inserirli qua in corrispondenza di ogni foro. Ed eccola qui, guardate che carino il risultato che abbiamo ottenuto. Abbiamo fatto la nostra bunny box. Ovviamente dovete stare molto attenti a come posizionate le alette, altrimenti, siccome diciamo che è un lavoro di super precisione, quindi dovete posizionarle proprio in maniera perfetta le alette interne, altrimenti non vi si chiude poi correttamente. Ecco, quindi mi raccomando come incollate. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Come sempre vi ricordo che potete trovarne tanti altri sul sito mycricut.it, che potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut e Silhouette Italia.